Ciao a tutti, il test di oggi riguarda una bici piuttosto particolare. Si tratta della Bold Unplugged. Bold è un giovane marchio svizzero che ha come particolarità nelle sue bici quella di nascondere la sospensione posteriore dentro il telaio. L'Unplugged è la bici da enduro della casa svizzera. In questo caso possiamo vedere che ha ruote da 29, però è possibile mettere anche le ruote da 27,5 plus grazie a una geometria variabile che è possibile modificare tramite degli eccentrici posti presso i forcellini posteriori, quindi all'incrocio fra i due foderi posteriori, e grazie a una serie eccentrica della tedesca Neumann che permette di variare l'angolo sterzo di 1,5 gradi. Gli eccentrici posteriori sono molto particolari perché permettono di alzare o abbassare l'altezza del movimento centrale di ben 20 mm e di accorciare o allungare il passo della bicicletta di ben 11 mm. Tutto questo è fatto appunto per poter ospitare ruote di diverso diametro come sono le 27,5 e le 29. Ma andiamo subito a vedere come è possibile modificare la lunghezza della bici tramite gli eccentrici posteriori. Basterà togliere la ruota posteriore, svitare le due viti molto massicce poste sul fodero inferiore e poi girare la vite che tiene dentro i due eccentrici, cioè sono due per fodero, uno per lato, scegliendo poi la posizione preferita. È un'operazione fattibile in officina, in garage, non sul sentiero perché ci sono troppe parti piccole che andrebbero perse. Per modificare l'angolo sterzo è necessario girare di 180 gradi le due calotte della serie sterzo, quella superiore e quella inferiore. L'operazione richiederà di sporcarsi le mani di grasso, ma posso dire che è piuttosto semplice ed immediata, anche senza seguire particolari istruzioni. Veniamo alla particolarità di questa bici per quanto riguarda l'integrazione della sospensione. In questo caso la sospensione posteriore è data da un ammortizzatore ad aria di T-Swiss senza piggyback ospitato dentro il tubo piantone della bicicletta. Come potete vedere il foro dove è stato inserito l'ammortizzatore è coperto da questa calotta di plastica che viene assicurata al telaio tramite due calamite ed una vite svitabile anche a mano. L'interno è pulito anche dopo giri nel fango, quindi tutta questa calotta in plastica tiene ben fuori il fango. E per quanto riguarda la reazione, sono presenti dei fori nel telaio sia nella parte anteriore presso la serie sterzo sia sul tubo sella. Non posso dirvi quanto questa reazione abbia influito sul raffreddamento dell'ammortizzatore perché il test è stato svolto in un periodo invernale piuttosto freddo in ogni caso e le discese che ho fatto durante questo periodo non sono le tipiche discese lunghe estive dove gli ammortizzatori si surriscaldano con facilità. In ogni caso vale la pena citare che è possibile inserire anche ammortizzatori con piggyback, infatti nella configurazione della bicicletta sul sito Bolt è possibile scegliere anche un RockShox Deluxe. La bici che è arrivata in test è configurata con una forcella di T-Swiss F535 che è la nuova forcella d'enduro della casa svizzera. È particolare perché ha tutte le regolazioni coperte da diversi coperchietti, quindi abbiamo da un lato la regolazione della compressione e del ritorno e dall'altro abbiamo la valvola per l'inserimento dell'aria. Per allontanare i coperchi dalla forcella è necessaria una chiave Torx, presente però direttamente nel perno della forcella una volta che si estrae la parte più esterna del perno. Come potete vedere si svita da questo punto ed è possibile in questo modo togliere i coperchi. Sul sentiero è un'operazione un attimino delicata perché ci sono tante parti piccole che potrebbero venire perse. Ma posso dire che una volta regolata questa forcella non ha più bisogno di essere aperta. Infatti la regolazione della compressione in 3 posizioni presettate è fattibile tramite il comando remoto a manubrio che controlla anche l'apertura e la chiusura dell'ammortizzatore posteriore. Il comando remoto è di T-Swiss anch'esso ed ha 3 posizioni, aperto, trail e completamente chiuso.
che vanno a toccare appunto sia l'ammortizzatore che la forcella. Il comando remoto è facile da usare, ben definito nel suo funzionamento. Non mi è mai capitato di azionarlo senza volerlo, anche con i guanti invernali, perché proprio i click sono ben udibili e ben facili da sentire al tatto. La geometria di questa Unplugged è piuttosto estrema, nel senso che ci troviamo di fronte a un angolo sella che può variare da 76 ai 78 gradi e un angolo sterzo che varia dai 65, può arrivare addirittura fino a 62 gradi se si mette una forcella da 180 mm, come è possibile fare anche secondo il sito Bold. Ho provato l'angolo sterzo sia nel suo setting più aperto, cioè intorno ai 63,5 gradi con la forcella da 160 mm, sia in quello più chiuso, cioè intorno ai 65, e devo dire che quello più aperto va bene se uno fa solo discesa, perché in caso di salite, soprattutto tecniche, secondo me l'angolo è troppo aperto per riuscire a girare nello stretto. La regolazione del sag della sospensione posteriore avviene tramite un indicatore posto sul fodero più alto che indica esattamente il sag necessario per poter usare tutta la sospensione in maniera giusta. Quindi io l'ho settato sul 30% e devo dire che è un sag con cui mi sono trovato bene in discesa. Proprio guardando il fodero posteriore non si possono non notare i link molto massicci, così come tutta la struttura del carro posteriore, in carbonio anch'esso come il triangolo anteriore. Tutta la bici dà una bella sensazione di rigidità e di essere molto massiccia, quindi ben pensata per l'uso che uno ne può fare. In salita viene comodo il comando remoto per chiudere completamente le sospensioni, soprattutto quando si percorrono salite scorrevoli e lunghe. In posizione trail le sospensioni sono aperte, ma danno comunque un buon supporto quando uno pedala in salita sul tecnico, dove mi sono trovato piuttosto bene malgrado la tanta escursione posteriore. Infatti l'angolo sella molto verticale fa sì che le spalle del rider siano piuttosto avanzate sopra il manubrio, quindi si dà una bella pressione sulla ruota anteriore per poter girare anche sullo stretto. In ogni caso vale la pena ricordare che questa è un enduro dall'escursione molto generosa, quindi non aspettatevi una trail bike con cui fare tante salite tecniche lunghe, perché comunque è piuttosto stancante, anche visto il peso sopra i 14 kg. Dove invece la Unplugged brilla è in discesa. Sullo scassato veloce basta aprire le sospensioni e la bici si mangia via ogni cosa. La sospensione posteriore è molto plush, molto sensibile, lavora bene in tutta la sua escursione e devo dire che la forcella, che non avevo mai provato prima, cioè la DT Swiss F535, è stata una vera sorpresa. Da ferma sembra quasi che muri da metà corsa in poi, perché diventa molto progressiva, ma sul campo questa progressività non si sente, cioè si sente solo verso la fine della corsa, che però corsa che si riesce a usare molto bene in tutto il suo travel. È una forcella molto rigida e che secondo me dà filo da torcere anche alle più conosciute RockShox o Fox come la 36 e la Lyric. La tanta escursione posteriore unita alle ruote da 29 pollici fa sì che la bici sia magari non il massimo della reattività in curva, cosa che però sono riuscito a migliorare diminuendo il sag dal 30% al 25-20%. In questo caso la bici diventa molto più reattiva e più agile da pompare e in uscita di curva. Devo dire che anche le ruote con il loro canale interno da 30 mm e le coperture da 2 pollici e mezzo aiutano a dare tutto quell'insieme di stabilità nel veloce tipico della Unplugged. L'altro ambito però dove mi è piaciuta molto è sul tecnico lento, molto ripido e scassato, dove ci sono tanti gradoni e dove bisogna quindi usare tutta l'escursione per riuscire a tenere la bici tranquilla in vista del prossimo gradono, del prossimo ostacolo. In questo caso l'Unplugged è molto tranquilla e dà molta sicurezza al rider. L'Unplugged è una bici molto ben pensata nei dettagli. Al di là degli eccentrici che avete visto prima, molto interessanti sono anche le coperture del fodero posteriore destro per rendere la catena più silenziosa, cioè non si sentono i colpi della catena sul telaio.
ed inoltre la copertura sul carro per evitare che lo sporco vada a grattare via la vernice che si infila fra il carro e il triangolo anteriore. Bello anche il dettaglio del parafango integrato nella forcella DT F535 che si fissa all'archetto tramite 4 viti, quindi il parafango è molto solido, molto ben fissato alla forcella. Le conclusioni. La Bolt Unplugged è una bici da enduro molto ben pensata, con tanti bei dettagli, a cominciare dall'ammortizzatore posteriore nascosto nel telaio. È una bici che brilla in discesa, molto stabile, molto rigida in tutto il suo insieme in carbonio, e che farà felice chi ama andare veloce in discesa sullo scassato. Mi è piaciuta anche molto sui tratti tecnici lenti, dove le sue sospensioni, che lavorano molto bene, danno tanta confidenza al rider. Ma forse la caratteristica che mi è piaciuta di più è quella di non dover neanche più aggirare gli ostacoli, ma proprio di puntarli e di andarci sopra. Il resto lo fa l'Unplugged. Una bella dose di sicurezza e divertimento per questa enduro svizzera. Grazie mille per averci seguito, io vi ricordo di sottoscrivere al nostro canale se non l'avete ancora fatto e per il resto ci vediamo al prossimo video.